Bentornati amici modellisti e non solo. Questa sera voglio mostrarvi questo passaggio, quest'ultimo passaggio per la realizzazione di questo modello, che vi ricordo è in scala 1:48 della Tamiya. Sul mio canale avete visto dall'unboxing fino alla realizzazione con questo video finale. Spero che questa serie vi sia interessata, ne faremo subito un'altra a breve, non vi svelo su che cosa, e quindi cosa dirvi? Spero di vedervi arrivare fino alla fine di questo video e se avete dubbi e domande scrivetelo qua sotto nei commenti. Grazie e buon modellismo a tutti! Per la prima parte dell'invecchiamento su questo mezzo ho voluto provare i filtri della Amo by Miggy Menez. In questo caso sono dei filtri acrilici già pronti, quindi come potete vedere anche abbastanza diluiti, che sono molto pratici in quanto riescono a stendersi in modo efficace e a far cambiare leggermente il tono di base. In questo caso ho lavorato con un pennello, come vedete, piatto e lavorando su tutte le superfici del modello. Successivo è stato il passaggio e l'utilizzo degli oil brusher, sempre della MIG. Devo dire che in questo caso, con questo modello, ho sperimentato varie tecniche, vari prodotti, senza precludermi la possibilità di utilizzare nulla. Cioè, sono andato a utilizzare i filtri della Ammo, gli oil brusher della Ammo, i colori ad olio classici, quelli che diciamo sono il must have di ogni modellista comunque, e infine ho utilizzato anche quei prodotti quali polveri, pigmenti e il pigment fixer sia della AK che della Ammo stessa. Come vediamo in questi passaggi, con gli oil brusher in particolare, sono riuscito a variare leggermente quei toni di base. Ho lavorato con un colore rosa chiaro e con un verde per andare a cambiare il tono sia del verde che del colore base. Con questo wash diluito in acqua raggia ho messo in evidenza alcuni dettagli. Questi servono per far emergere proprio quelle superfici che non sono piatte e allo stesso tempo per andare a delineare e a contrastare il mezzo stesso. Infine, sempre dell'Ammo, ho utilizzato questo prodotto che è un trasparente ultramatte dato direttamente ad aerografo, che in questo caso mi è servito anche per proteggere i lavori che avevo realizzato fino adesso. Ecco il risultato dopo un passaggio ad aerografo di questo ultramatte della Ammo. Devo dire molto interessante.
Successivamente, per alcuni dettagli, quale la pala, ho utilizzato questo prodotto della AK che praticamente serve per andare a presentare e a rappresentare degli accumuli di ruggine e la ruggine stessa. In questo caso ho lavorato sempre con una piccola parte di colore diluita in acquaraggia. Questo mi ha consentito di andare ad invecchiare e a creare uno strato di ruggine sulla pala stessa. Come sempre mi piace dirlo, questi secondo me sono espedienti modellistici, in quanto il modellismo, essendo comunque arte e comunque avendo sempre come base la colorazione e la pittura e ovviamente varie tecniche, ha necessità in un certo senso di ostentare, cioè ha necessità di far vedere effettivamente tecniche, mostrare forse anche un qualcosina che si differenzia dalla realtà. Quindi sarà sempre possibile vedere su un mezzo polvere, fango e ruggine che probabilmente nei mezzi reali potremmo anche non vedere realmente al 100%. Questa ovviamente è una mia idea, però insomma fatemi sapere se la condividete o meno. E per quanto vi riguarda appunto questo modello, ho voluto lavorare poi con il prodotto dell'H che avete visto, che di solito è utilizzato per le basette. Infatti questa pasta pronta mi è servita come base per il fango sotto al mezzo, che sì, non lo vedrà nessuno, ma io so che c'è. Infatti il mezzo, come avete visto nell'intro di questo video, è stato incollato su una basetta nera. Inoltre con i vari prodotti della Ammo, come vi dicevo, e dell'H, ho realizzato anche in questo caso delle luci e delle ombre su questo prodotto che è stata la base per il fango e per lo sporco. E ho lavorato con dell'acquaraggia e andando a creare delle possibili zone più chiare e più scure, quindi lì dove il fango potrebbe essersi seccato, e andando a contrastarlo appunto con le zone dove il fango potrebbe essere ancora vivo e quindi dove potrebbe essere ancora bagnato. E ho utilizzato qui un prodotto, un Weathering FX, per la realizzazione, così come viene riportato sulla confezione, di una polvere simil Kursk, che per il mio mezzo era perfetta, in quanto vi ricordo che questo mezzo è ambientato comunque a Kursk nel 43. Ed essendo poi un mezzo da ricognizione, sicuramente non credo che nella realtà badassero alla pulizia. E quindi mi piaceva comunque caricarlo molto di polvere, fango, sporcature varie, senza esagerare probabilmente, però ecco, mi faceva piacere in questo caso lavorare con tutti questi prodotti e devo dirvi, in realtà ho tenuto anche nel video la maggior parte di quello che è la realizzazione della parte inferiore dello scafo, in quanto in realtà, come vi dicevo, non si vedrà, però insomma con questo video voglio mostrarvi che effettivamente è stato fatto e c'è stato anche un lavoro che comunque vi devo dire mi ha portato via credo almeno un paio di ore, in quanto ho dovuto aspettare il tempo di asciugatura di quella pasta pronta dell'H. Ho poi preso tutti i prodotti che avevo da la terra di Kursk, Highlight Deposit, che serve appunto per andare a creare dei depositi di polvere. Ecco, ovviamente state vedendo qui il Dark Mud, quindi praticamente un fango più scuro. E sono stati tutti i prodotti utilizzati, devo dirvi, per diciamo contrastare la parte inferiore dello scafo. Ho utilizzato tra l'altro anche il colore che viene utilizzato per andare a presentare e a rappresentare e a simulare le macchie di olio. Quindi diciamo è stato fatto un vero e proprio lavoro di scelta di materiali, scelta di prodotti differenti.
Questi prodotti stessi poi sono stati utilizzati anche per le ruote. Qui, come vedete, essendo dei prodotti liquidi, vedete bene la boccetta, si riesce a lavorare comunque con abbastanza possibilità di andare a ritoccare eventuali difetti o eventuali errori. Però bisogna fare attenzione, perché questi prodotti, una volta asciutti, soprattutto quelli che sono depositi di polvere e quant'altro, tendono a schiarirsi. Quindi il consiglio, e quello che vi posso dire, è: fate attenzione a pensare già a come sarà il mezzo una volta finito e come sarà il colore una volta asciutto. Attenzione anche a starli appresso durante le fasi di asciugatura. In questo caso, che mi piaceva come era venuto, in quanto ovviamente ho realizzato un filtro molto leggero con questi colori, quindi ho realizzato anche su questi parafanghi laterali una sporcatura, cioè ho con il pennello bagnato molto diluito tirato dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto per simulare i segni della pioggia, i segni della polvere. Tutto questo mi ha coperto alcune zone d'ombra, potremmo dire, che ho poi ricontrastato, come avete visto, con il buon caro Bruno Van Dyck. Ultimo passaggio è stato quello di riprendere la parte anteriore con una matita. Questo consiglio, che mi è stato dato da un amico su un gruppo di modellisti, è stato comunque un piccolo dettaglio che mi ha dato quell'idea di metallo, quell'idea di usura ulteriore. Non si vede in realtà nel mezzo, ma io so che c'è, e devo ringraziare il mio amico modellista che mi ha dato questo ottimo spunto. Infine, ultimo passaggio è stata la realizzazione della vera e propria impolverata sul mezzo. In questo caso utilizzando i prodotti pigmenti sia della Ammo che dell'HK e aiutandomi con il Pigment Fixer. Anche con i pigmenti dovete fare molta attenzione, vi consiglio infatti di utilizzare piccoli tocchi, piccole quantità di pigmento e di fissarle solo una volta che siete sicuri con il Pigment Fixer. Questo vi consentirà comunque di avere, anche per esempio sulle ruote, di avere un contrasto e un'idea di polvere ben chiara, ben definita. In questo caso, come vi dicevo e come avete visto nell'intro, non ho realizzato una vera e propria basetta. Come vedete è stato presentato su questa basetta nera, ma quello che piaceva a me, quello che mi interessava era divertirmi e lavorando con tutti questi prodotti che ho in casa e sperimentare. Infatti credo ancora che sia molto importante e anche molto divertente andare a sperimentare con i colori che abbiamo oggi sul mercato per modellismo, quindi i vari pigment fixer, pigmenti e così via, e andando semmai ad utilizzarli anche in concomitanza a prodotti quali colori a olio. Grazie per essere arrivati fin qui, vi ringrazio anche per aver seguito con molto interesse questa serie e ci vediamo presto per i prossimi video. Buon modellismo a tutti!